Ciao a tutti! Indovinate dove siamo? A Santorini! Ciao a tutti e bentornati sul canale. Siamo reduci da un bel viaggio a Santorini, uno dei posti che abbiamo sempre voluto visitare. Come spesso accade, siamo partiti dall'aeroporto di Bergamo. Appena atterrati, questa volta abbiamo preferito noleggiare uno scooter, prima di tutto perché è più comodo per muoversi e ovviamente per non perderci i paesaggi dell'isola. Siamo appena arrivati, siamo a Fira, abbiamo fatto già il check-in, dobbiamo aspettare la camera. Cosa mangiamo adesso? Pita. Una bella pita gyros. Subito ci siamo iscritti in una palestra e dopo allenamento siamo andati a Perissa, una delle località più conosciute per fare spiaggia. La cosa più assurda è il panorama. Un'escursione della vacanza, si va a Oia. Ah, che bello! Pronto a mangiare? Thank you. Lei è contenta che ha scelto il riso, mi sa. Appena pranzato, adesso andiamo alla scoperta di Oia, infatti ci incamminiamo verso la salita su in alto. E ci sono anche 40 gradi. Abbiamo preso un nuovo treppiede. Oia è considerato il più bel villaggio di Santorini, per le sue casette bianche e cupole blu, e ovviamente per gli hotel chic che la circondano, dove potete godervi panorami e tramonti unici. Ecco, siamo saliti. Quando verrete qui sopra, non parcheggiate giù in fondo come ha fatto lui, perché ci sono tantissimi parcheggi. Claudia che nutre i suoi animali, anche in Grecia, anche sulla caldera. Non potete immaginare quanto siano belli i tramonti a Santorini, specialmente a Oia, che verso il pomeriggio si riempie di turisti in cerca di un posto per ammirare il sunset. Colazione, oggi è domenica, abbiamo tanta roba da fare. Colazione all'esterno nel nostro albergo. Oggi andiamo a vedere il sito archeologico di Akrotiri e la Red Beach, la famosa Red Beach, che è la spiaggia rossa. È un sentiero abbastanza impervio da fare, ma siamo attrezzati stavolta. Io mangio solo toast. Appena arrivati ad Akrotiri, che è un sito archeologico patrimonio dell'isola di Santorini. Come vedete è un piccolo paesino, un piccolo villaggio. Adesso stiamo andando a vedere le rovine antiche. È una città che è famosa perché è stata sommersa completamente dall'eruzione vulcanica che è avvenuta nel 1600 e nel 1967 un archeologo per puro caso l'ha riscoperta scoprendo vari reperti storici. appena acquistato i biglietti, sotto i 25 anni non si paga. Lui ha pagato 12 euro per l'entrata. Che ho 25 anni e mezzo per quello. Era un po' vecchio, quindi io non ho pagato niente.
Se venite dai paesi europei, avete sotto i 25 anni, la tariffa è gratis. Questo è il posto. Allora siamo appena entrati, si possono fare sia foto sia video. Questo è l'ultimo scavo che è stato ritrovato, si pensa fosse la parte nord-est della città antica che portasse appunto al fulcro centrale di Akrotiri. Gli scavi stanno ancora continuando, ma questo è quello più grande che hanno ritrovato. Perché questa parte qui è stata l'unica parte che è rimasta di tutta la città. Abbiamo appena finito di visitare il museo. Se volete mangiare qualcosa c'è un parco qui vicino. Red Beach. Per raggiungere la Red Beach a piedi e non in barca vi è un sentiero considerato un po' pericoloso per possibile caduta massi, tant'è che più di una persona ce lo ha sconsigliato. Questo sarebbe il tratto che non si potrebbe fare. Abbiamo visto che tutti lo fanno. Noi per spirito di emulazione andiamo. Sei arrivata? Eccola! No, un bel posto per rilassarsi sicuramente. Un bel posto. Però è molto affollato, direi. Come spiaggia è poco attrezzata, ma merita comunque per la location fatta di rocce rosse, da qui il nome. E poi a 2 passi da Akrotiri. Dopo un paio d'ore di spiaggia siamo andati a caccia di paesaggi da immortalare. Ragazzi, a Santorini dovunque vi fermate trovate sempre un bel panorama. Guardate per quello. Anche se siamo a Santorini, l'açaí non possiamo non mangiarla. Di ritorno a Fira ci siamo goduti un'ape con sunset sulla caldera e poi un giro per il centro. Buongiorno, oggi stiamo andando a fare una full immersion di escursioni. Andremo a vedere il vulcano, l'isola di Tirassia e a fare un bel tuffo in una zona completamente cristallina. Siamo un po' in ritardo, dovremmo partire alle 11 dal vecchio porto di Fira, che dovrebbe essere sotto la parte della caldera di Fira, quindi si può arrivare tramite funivia o a piedi. Noi prenderemo la funivia al ritorno. Adesso dobbiamo prendere un po' di acqua al supermercato. Acqua? Questo tour l'abbiamo pagato 26 euro e partiremo con una nave tipica tradizionale greca, l'Odissea. E sul vulcano dove staremo un'ora e mezza sopra il cratere. Hanno detto di indossare le scarpe, infatti ci siamo portate dietro. Andremo sull'isola di Tirassia e forse staremo lì 2 ore. La ragazza dell'agenzia ci ha consigliato di prendere la funivia al ritorno. Infatti guardate qua che collega esattamente il porto qua sotto con la parte alta della caldera. Tra poco saremo su quella barca, l'Odissea. Guardate ragazzi che salita che stiamo facendo, la discesa intendo. Infatti non pensavo fosse così impegnativa. Manca poco. E siamo pronti, Vulcano Hot Springs e Tirassia. Adesso abbiamo la guida anche in italiano. C'è da trovare perché ci sono le indicazioni. Il primo cratere l'abbiamo trovato dal primo vulcano, il New Kameni. Amore, un déjà vu di questa avventura. Mi ricorda qualcosa?
Raga, rispetto a Forteventura c'è molta meno sabbia, proprio soltanto rocce, paesaggio completamente roccioso. C'è una serie di vulcani un po' più piccoli rispetto a Forte. Non solo mare e caldera, ma anche vulcani. Guardate Fira quanto è attaccata da questo isolotto vulcanico, Kameni, New Kameni. Siamo quasi alla cima. Sta fumando il vulcano, il cratere. Si sente un odore di bruciato. Fuoco d'artificio è uguale. Stesso odore, vero? Abbiamo poco tempo, infatti alle 1:20 dobbiamo essere giù alla barca. È quasi l'una, infatti c'è un botto ancora da vedere, ma purtroppo dobbiamo affrettarci. Adesso vediamo l'altro lato, l'altra cima. Siamo a Tirassia, adesso dobbiamo decidere, visto che abbiamo poco tempo, fino alle 4:40 per salpare di nuovo verso Fira, quindi dobbiamo sicuramente pranzare, poi o decidiamo di stare qua in spiaggia, questa spiaggia di sassi, oppure l'alternativa, Che non conviene però, perché non penso riusciamo a tornare alle 4:40, giusto? sì, sono le 3 adesso, siamo un po' in ritardo, quindi Altro che mezz'ora di strada. Purtroppo non siamo riusciti a salire al villaggio, ma siamo rimasti a pranzare al porto perché non c'era abbastanza tempo. Il bello della gita è che al ritorno vedrete la caldera dal basso. stiamo prendendo la funivia per tornare su dal porto vecchio di Fira a Fira Centro ed è una bella salita, è costato 6 euro il biglietto a testa solo per salire. Oggi è martedì, andiamo ancora a Kamari Beach e poi andiamo a vedere una gemma nascosta di Santorini, che è praticamente un cuore fatto di rocce e praticamente si vede da dietro lo sfondo, il mare. Se fermarci fino a domenica, ma purtroppo partiamo giovedì mattina. Eccoci, siamo a Kamari Beach, la nostra spiaggia preferita di Santorini. Stavolta abbiamo trovato un posto proprio fronte spiaggia, in prima fila, e anche con la visuale dietro. Forse raga l'abbiamo trovato, che lo vedo da qua. Ragazzi, abbiamo trovato il famoso cuore di Santorini. Abbiamo appena fatto stamattina il tampone rapido per il rientro in Italia.